Ciao a tutti, amici del Sagittario. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami, Sagittario, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di febbraio 2023. Amici del Sagittario abbiamo la Torre. Periodo di destrutturazione, periodo di restyling, mi viene da dire. Magari per qualcuno è realmente così, potrebbe essere anche un cambio di casa, perché no? Quando c'è la torre sono sempre periodi trasformativi, diciamo impegnativi, sono quei periodi che distruggono per poi ricostruire. Ma normalmente è un crollo dell'ego, fa riferimento a un crollo del proprio ego. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi per caso non dovesse risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link alle letture semestrali del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email a questo indirizzo. Allora, partiamo con il Cavaliere di Bastoni, la giustizia, il 6 di bastoni, il Fante di coppe, 8 di bastoni, la carta del Papa e il 5 di coppe. Wow! Vi devo dire, ho come la sensazione che qui ci sia una sorta di... Allora, partiamo dall'inizio. Il Fante di... scusate, Cavaliere di Bastoni può essere una persona che avete conosciuto recentemente, una persona diciamo che è nel vostro intorno, o comunque rappresentare la vostra persona di interesse. C'è la giustizia in mezzo. Vi dirò che ho come la sensazione che ci sia una sorta di riconoscimento, può essere un'ufficializzazione, può essere un contratto. Vi dico riconoscimento perché vedo questo 6 di bastoni. È come se ci fosse la voglia di regolarizzare qualcosa. E avendo comunque qui anche il Fante di coppe, può far riferimento a un'offerta, una proposta, qualche cosa che non arriva. Per qualcuno si tratta di scuse, andiamo poi a vederlo meglio con i mini tarocchi. Però, ragazzi, nella seconda parte della lettura, quindi la quarta settimana di febbraio, abbiamo un 8 di bastoni, comunicazioni, qualcuno in arrivo, notizie, novità e un bellissimo Papa. Quindi il Papa, che di nuovo come la giustizia è una carta che parla di contratti che rendono ufficiale qualche questione, è una carta che parla di tradizioni, ma è anche una carta che parla di guida spirituale. E poi terminiamo con questo 5 di coppe, che è un po' la sensazione che vi consiglino di purgare, di piangere fondamentalmente, di pulire un po' il peso della vostra anima. Adesso andiamo a vedere perché, di che cosa si tratta, vediamo cosa riesco a dirvi di più. C'è qualche cosa che qua comunque sento che vi appesantisce. Andiamo a vedere. Cavaliere di bastoni. Abbiamo un imperatore e un 7 di spade. Mm. Ho come la sensazione che ci sia che questo cavaliere di bastoni si faccia un po' le regole a modo suo, in base a come gli conviene o le conviene. Quando c'è il 7 di spade è sempre una carta di proiezione, di qualche mezza verità, di avidità, di bugie. Ed è come se questo imperatore, un'energia così statica, possente, in realtà fosse una farsa, fosse finto. Andiamo a vedere la giustizia. Carro e sacerdotessa. Scelte, scelte, poi ancora scelte.
La sacerdotessa è una carta che parla di intuizioni. Tre arcani maggiori per spiegare un arcano maggiore. È come se in questo momento, ragazzi, ci fosse il momento della svolta, sento. Perché comunque abbiamo anche questo matto, che sono i nuovi inizi. Rappresenta l'aver fiducia, rappresenta il fare il salto di fede. E per capire in che direzione andare, fondamentalmente avete bisogno di ascoltare la sacerdotessa che è in voi, la dea che è in voi. Uomini o donne che siate, non importa, tutti hanno un divino femminile. Andiamo a vedere il 6, ok? 6 di spade spiegato da un... scusate, 6 di bastoni spiegato da un 4 di bastoni e un asso di coppe. Allora, se questo cavaliere di bastoni rappresenta la vostra persona di interesse, ho come la sensazione che vogliate iniziare appunto qualche cosa di concreto, qualche cosa di bello con questa persona. Però, se per caso l'imperatore facesse riferimento a un genitore, ragazzi, fate attenzione perché può essere un genitore non troppo giusto ed è per quello che c'è questa esigenza di giustizia. E vi dico questo perché anche qui c'è un figlio con un fante. Andiamo a vedere. Nove di coppe e 4 di pentacoli. Ho l'idea che questo 7 di spade possa fare riferimento alle proiezioni che voi avete del ruolo di comando, di stabilità all'interno di una coppia o di una relazione. Perché cosa succede? Qui ho una sorta di attaccamento a un sogno della fanciullezza, un'emozione. Quindi è come se voi desideraste un certo tipo di relazione perché ve l'aspettate così da quando siete giovani. Fatemi sapere come vi risuona nei commenti. Perché comunque con la carta del carro al contrario è come il non so dove andare, non so che decisione prendere, però ragazzi la giustizia arriva, quindi qualche tipo di verità qui viene a galla e lo vediamo anche qua con l'otto di bastoni. È qualche cosa che deve essere regolarizzato o viene regolarizzato. Cioè, nel senso che se non lo fate voi, lo fa la giustizia divina fondamentalmente, rimette le cose in ordine. Tenete presente che la giustizia divina non vuol dire che le cose le faccia giuste per voi, ma le fa giuste per il più bene alto di tutti, per il più alto bene di tutti. Quindi non date per scontato che la giustizia divina sia a vostro favore, perché alle volte ci sono cose che apparentemente succedono in modo ingiusto. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 9 di bastoni e il sole al contrario. È come se arrivasse sì, una sorta di rilascio di quello che era tutto il sistema di protezione di barriere. È lì che vedo la torre. Perché comunque sono due carte queste che parlano appunto di protezione, di sentirsi al sicuro, di qualcuno che... Controllate il... come si chiama? Colesterolo. Mi parlano di colesterolo. Magari siete persone che fanno gli esami del sangue regolarmente. Se avete problemi con il colesterolo, commentatevelo lì. Ok, andiamo a vedere il Papa. Mm. 5 di spade, 5 di bastoni, al contrario, e regina di coppe. Allora, è una questione qui, ragazzi, legata alle tradizioni o alla società. C'è qualche cosa che creerebbe scompenso, chiacchiere, competizione, lotte, pettegolezzi. Andiamo a vedere il 5 di coppe.
Interessante perché avete 5 di spade, 5 di bastoni, 5 di coppe. Luna al contrario e torre al contrario. E che io credo che diventerete consapevoli una volta tolta questa barriera protettiva, se vogliamo, credo che diventerete un po' consapevoli di quelle che sono le vostre paure e le cose che voi avete proiettato con il vostro ego all'interno di questa relazione o situazione. Ragazzi, se fosse per un figlio, può essere che qualcuno abbia dei problemi con i figli e dove ci siano anche questioni legali in mezzo. Però ecco, sento che arriverete ad un certo punto dove deciderete di trovare un accordo, sento. È come se foste un po' stremati in realtà da questa questione con il 9 di bastoni. Fate attenzione se avete cause legali o questioni particolari perché quando c'è la carta del matto si parla anche sempre un po' di impulsività e visto che comunque con la giustizia si firmano contratti e anche col Papa tendenzialmente si firmano contratti, fate attenzione a non decidere di firmare qualche contratto senza saper bene prima, senza aver canalizzato bene prima il tipo di direzione che volete dare o a questa relazione o a questa situazione. Andiamo a vedere con gli oracoli un consiglio in più. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che sostengono il canale con i like, con i commenti, con le iscrizioni, con le donazioni, con le condivisioni. Quindi grazie di cuore a tutti quanti. Vediamo un po' per gli amici del Sagittario. Qui abbiamo il cuore con una chiave e in realtà parla di un amore che arriva, di incontri, di aprire il cuore, di stare insieme, di essere perfetti. E questa zona che è un po' cupa, però qui è un po' come se vi dicessero semplicemente di lavorare sulle vostre paure e di smontare il proprio ego, cioè io voglio. Mi sono messa in testa quella roba lì e voglio che le cose vadano così e devono essere fatte così e io mi faccio le regole e deve essere così e non può essere in altro modo se non come dico io. Quello è l'ego, ok? Ok. E poi amore. Amore incondizionato, no autoamore, come si dice? Amor proprio, passione, sincerità, stare da soli, attrazione. Bene, ragazzi, fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona, ok? D'accordo, andiamo a vedere ancora una meditazione di Findor, delle 101 meditazioni di Findor. Andiamo a vedere che carte vi danno. Quante? Ce ne sono 4. A poco, con naturalezza, ciò che è bene per noi fluisce nella nostra direzione, proprio come un ruscello che scorre naturalmente nel suo letto. Il ruscello non sembra aver fretta od essere ansioso riguardo alla sua destinazione finale, sia essa un fiume, un lago o un oceano. Talvolta ci permettiamo di dimenticare che Dio è la nostra fonte di approvvigionamento, ma quando ci rilassiamo e fluiamo con la vita come quietamente fa il ruscello, scopriamo di non provare più ansie riguardo alla meta, giacché ci rendiamo conto che Dio ci fornirà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Amatemi e mettetemi al primo posto in ogni cosa. Non potete conoscermi, camminare lungo le mie strade e fare la mia volontà se non mi amate. E non potete amarmi se non vi amate l'un l'altro. Molte anime parlano del loro amore per me e tuttavia non sanno neppure cosa significa amare se stessi, amare i propri compagni umani. Questa è bellissima. Poi abbiamo
Nel silenzio siamo consapevoli del battito del nostro cuore. È vita, vita ancor più abbondante. La vita è Dio e Dio è tutto. Ogni cosa creata, la vastità dell'universo, persino il più piccolo degli atomi. La vita è ogni cosa, perché Dio è in ogni cosa e non c'è nulla in cui non vi sia Dio. Appena espandiamo la nostra coscienza, siamo consapevoli dell'unità di ogni forma di vita. Siamo consapevoli d'essere quest'unità. Il nostro cuore batte all'unisono con quest'unità. Unità, unità, unità. C'è sempre qualcosa di nuovo e di emozionante da imparare e da fare. Vivi in stato di attesa, mantenendoti in tal modo pronto e giovane. Quando la mente invecchia e impigrisce, la vita perde vivacità e mordente. Mantieni sveglia la mente e non potrai invecchiare. La fontana della giovinezza è nella tua coscienza e la gioia di vivere è l'elisir della vita. In quest'ultima frase c'è una chiave metafisica, ragazzi. La fontana della giovinezza è nella tua coscienza. C'è quando i bambini nascono, il cranio non è completamente saldato, no? E c'è una specie di fessura che chiamano la fontanella. Ed è esattamente dove c'è il settimo chakra, che è quello da cui si canalizza con la coscienza. E la gioia di vivere, la gioia è l'espressione del cuore. La gioia di vivere è l'elisir della vita. Quando c'è gioia nel cuore, quando c'è amore, ok? L'elisir della vita equivale alla pietra filosofale, fondamentalmente, che è il segreto della vita eterna. Wow, molto belle queste 4 frasi. Spero che vi possano aiutare a meditare a fondo. Ovviamente se non credete in Dio potete sostituire la parola Dio con universo, con Allah, con Madre Terra, quello che voi ritenete più idoneo a voi stessi. Amici del Sagittario, io vi ringrazio di essere stati qui con me, spero che la lettura sia stata di ispirazione, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!